John Lennon, a un certo punto della sua vita, disse una frase pesante come una montagna. Se volete dare un altro nome al rock and roll, chiamatelo Chuck Berry. Ed è quasi ironico pensare che negli anni in cui la società americana vive una trasformazione feroce, turbolenta, piena di tensioni razziali e sociali, sia proprio un artista afroamericano, lucidissimo osservatore del mondo che lo circonda, a raccontare meglio di chiunque altro il mito americano moderno. Perché Chuck Berry non si limita a fare musica, lui racconta l'America, la guarda dall'esterno, la fotografa con una lente quasi surreale e la trasforma in energia pura. Quando Chuck Berry comincia davvero a incidere la sua storia, ha già 30 anni. Eppure riesce a rappresentare l'adolescenza americana con una precisione, un'ironia e una verità che nessun adolescente avrebbe potuto trovare. È come se fosse dentro e fuori allo stesso tempo. Testimone e protagonista di un momento irripetibile, di un'America che cambia pelle. E c'è qualcosa di fondamentale. Chuck Berry vuole scrivere canzoni originali, vuole creare qualcosa di nuovo, di universale, di irresistibilmente suo. Ma all'inizio, ovviamente, non è semplice. Scrive 30 Days, un brano che ha ancora l'atmosfera country di Maybelline. È innovativo, intelligente, ma non parla agli adolescenti. Rimane confinato nelle classifiche rhythm and blues. Lo stesso destino per No Money Down, una fotografia acuta del mondo dei venditori d'auto e delle loro trappole. Brillante, sì, ma troppo adulta. E anche You Can Catch Me, con quell'immaginario futuristico di automobili che sfiorano la fantascienza, inseguimenti sul New Jersey, motociclette turbo e radio sintonizzate sul rock and roll. Resta circoscritta, lontana dal grande pubblico. Eppure, in tutte queste canzoni c'è un seme, un filo rosso, le automobili. Per Chuck Berry l'auto è un simbolo, significa libertà, velocità, emancipazione, il sogno di andar via, lontano, oltre. E quel tema tornerà ancora, anni dopo, in uno dei suoi ultimi capolavori, No Particular Place to Go. Poi arriva il 16 aprile 1956, una data che sembra normale, e invece cambia tutto. Berry incide 3 canzoni decisive: Brown Eyed Henderson Man, Roll Over Beethoven e Too Much Monkey Business. Too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me trying to run. Too Much Monkey Business prende ispirazione dallo swing boogie di Louis Jordan. La chitarra imita il riff delle big band, ma è il testo che spacca. Berry elenca problemi quotidiani, piccoli fastidi, la vita reale. Lavorare in una stazione di servizio, pulire il parabrezza, controllare le gomme, $1 di benzina, tutto a che fare con le auto. Telefonare a gettoni e perdere la moneta, essere mentiti dall'operatrice telefonica, che sembra banale, ma nel 56 è rivoluzionario. La musica pop non aveva mai parlato così della vita vera. E poi c'è una strofa pesante come una pietra. La protesta dei teenager, la frustrazione della scuola, la sensazione di essere incompresi dagli adulti. Ogni giorno uguale, stesse regole, stessa noia, stessa rabbia. Un giovane Bob Dylan la ascolterà attentamente e 10 anni dopo costruirà su quel modello la sua Subterranean Homesick Blues. L'impronta è lì, è impossibile da cancellare. Ma è Roll Over Beethoven a fotografare in modo perfetto il momento e lo spirito del rock and roll. Per la prima volta Chuck Berry suona quella intro chitarristica incendiaria, il seme di ciò che diventerà l'apoteosi in Johnny B. Good. Il brano è un'esplosione, la chitarra è febbre, il ritmo è contagio, la voce è miccia,
e il testo è puro manifesto. La mia temperatura sta salendo, il jukebox sta per bruciare i fusibili, il rock è malattia e cura allo stesso tempo, è febbre e liberazione, è ribellione e gioia. Chuck Berry dice una cosa chiarissima: dimenticate Beethoven, passate il messaggio a Tchaikovsky, la musica nuova è questa, è rock. Il primo vero manifesto della cultura giovanile moderna. Una scena che può riassumere tutto questo potrebbe essere la sequenza iconica nel film Ritorno al futuro, ricordate? Marty McFly sale sul palco, sta sostituendo un altro musicista, prende una chitarra e davanti ad un pubblico del 1955 suona Johnny B. Good, un paradosso meraviglioso, una canzone del futuro che nasce nel passato. Il pubblico non capisce, è spiazzato, poi esplode. Marty dice: ragazzi, forse non siete ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà da matti. Berry invece dirà: il rock and roll è stato generoso con me, mi ha accettato, mi ha fatto guadagnare denaro, il rock per me è un figlio e allo stesso tempo un nonno. E c'è un dettaglio quasi poetico: 20 anni dopo Johnny B. Good finirà sul Golden Record lanciato nello spazio a bordo della Voyager 1, accanto a Beethoven. Il rock, la storia, nello stesso disco. Con Roll Over Beethoven, Berry centra il bersaglio e continua a raccontare la vita reale degli adolescenti in School Day. Un ritmo che fonde lo shuffle con nuovi accenti più duri, gli stessi accenti sui quali prospererà il rock. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical. È la cronaca di una giornata qualsiasi di studenti americani. Ad ogni frase risponde la chitarra, un botta e risposta elettrico. Ma la svolta arriva nel finale, la libertà ritrovata, la fuga da scuola e l'incontro intorno al jukebox. La musica come piacere, come liberazione dagli adulti, come antidoto. E sotto sotto, forse, anche una speranza più profonda, che i days of old, i giorni bui della discriminazione, possano finalmente finire. Arriva poi rock and roll music, una celebrazione totale del nuovo linguaggio, e Sweet Little Sixteen, dominata dal pianoforte di Johnny Johnson. La storia di una sedicenne ossessionata dal rock and roll, con una collezione infinita di autografi. Una ragazza che implora ai genitori di lasciarla andare ai concerti. Berry continua questo archetipo in Carol, Sweet Little Rock and Roller, Little Queenie. E poi arriva il personaggio definitivo, Johnny B. Good. Un ragazzo di campagna, nessun privilegio, solo una chitarra, un dono, un sogno. La favola del sogno americano scolpito nella musica rock. E non basta la scrittura. Sul palco, con una Gibson in mano, Chuck Berry inventa qualcos'altro. Inventa il Guitar Hero. Movimenti acrobatici, spaccate e soprattutto il duck walk. Quindi siamo nella sfera trascendentale, proprio come avevano fatto prima di lui Paganini e Franz Liszt. Avanzare accovacciato, saltellando con la chitarra in avanti, un'icona visiva, un simbolo eterno, e migliaia di ragazzi, vedendolo, decidono una cosa semplice: anch'io voglio una chitarra. Johnny Ramone lo dirà senza mezzi termini: non mi sono mai piaciuti né il blues né il jazz, a me piaceva Chuck Berry. Chuck Berry non ha solo scritto canzoni, ha scritto un linguaggio, ha inventato il personaggio, l'immaginario, la postura, la velocità, la chitarra come simbolo. Se il rock avesse un altro nome, quel nome sarebbe sicuramente Chuck Berry. Non dimenticate la playlist in descrizione con i brani essenziali per conoscere e comprendere la figura di Chuck Berry.